Ma come figura io conobbi Rossellini nel 41-42 nella redazione di Cinema. Lui non faceva propriamente parte del gruppo di Cinema, ma come amico anche di Vittorio Mussolini. Vittorio Mussolini era direttore della rivista Cinema, ma anche produttore di film. Questo evidentemente forse determinava il fatto che qualche volta passasse Rossellini nella redazione di Cinema. E la fortuna mi aiutò nel 1947 quando, non avendo la possibilità di seguirlo, Fellini si liberò il posto di aiuto regista per un film che si preannunciava molto interessante ed eccitante dal punto di vista dell'esperienza umana, che avrebbe permesso a chi avesse seguito Rossellini, e cioè Germania anno zero. Ho riscoperto 2 anni fa, e vengo subito alla testimonianza più diretta, alcune lettere, disgraziatamente soltanto 4, che per gratitudine verso Antonello, che mi aveva facilitato questa operazione Germania, scrivevo da Parigi e da Berlino ad Antonello. Gliene promisi tante e ne potevi scrivere soltanto 4. Queste lettere sono testimonianze abbastanza interessanti di quello che era il vortice vitale, emozionale che era sempre intorno a Rossellini, vortice nel quale c'erano anche impennate di ribellione, di vera e propria, qualche volta, momenti di inimicizia. Del resto Marcella ha fatto cenno, molto accesi, che derivavano dalla passionalità e anche certamente da un disordine nel quale Rossellini era costretto a muoversi. Io provo a leggerne 2 di queste lettere, così un po' a bruciapelo, e poi vi dirò un po', semmai brevemente, il contesto. Questa è una lettera del 3 luglio. Parigi. Caro Antonello, sono giunto regolarmente 47, esattamente 40 anni fa, tra pochi giorni. Sono giunto regolarmente a Parigi ed ho incontrato per prima Renata, inviatami da Roberto all'aeroporto. Renata era una segretaria, assisteva Rossellini, aveva una relazione, credo, con Renzo Rossellini e avrebbe fatto la segretaria di edizione. Ho visto Rossellini alle 6 ed ho firmato il contratto 2 ore dopo, poi Rossellini è scomparso ed insieme a Renata e Basilio ho iniziato le pratiche per il visto. Rossellini e Renata partono per Berlino questa sera, io fra 5 o 6 giorni, e adesso sto aspettando Roberto per avere un anticipo. Basilio, perché Roberto gestiva tutto da solo. Basilio è stato gentilissimo con me e mi ha fatto un grande sfogo. È disgustato di Roberto che non gli dà un soldo, lo manda in Italia senza una lira. Gli ha promesso però di farlo lavorare nel film Pirelli. Pare che si preparasse allora, come mi sono ricordato, un film sugli scioperi del 43 della Pirelli, che poi passò a Soldati e poi non si fece più. Forse in quell'atmosfera, eravamo al 47, poi il 48 sarebbe venuto con la disfatta del fronte e l'inizio della guerra fredda. Sostiene di essere l'unico amico di Roberto, di avergli salvato le poche relazioni, Marlene Dietrich, Max Colpé, che Roberto ancora avrebbe a Parigi. È disgustato dalla Magnani, che sembra lo abbia sputtanato in tutti gli ambienti. Insomma, considera Roberto poco meno che un pazzo. Dice che non vede l'ora di tornare in Italia, di aver sgobbato per 7 mesi come un matto senza nessun frutto, di essersi abbandonato al fascino di Roberto e di esserne rimasto fregato. Ti dirà lui, insomma, appena a Roma. Anche Renata pian piano si è aperta con me e mi ha confessato tutti i suoi dubbi sul lavoro e su Roberto. Anche lei lo considera un pazzo. È stato un mese qua senza riuscire a vedere mai il contratto e vivendo di debiti. Un contratto con lo stesso Roberto, ma lei dice vuole essere libera. È decisa, appena finito il suo forfait, ad andarsene se Roberto non la pagherà fino all'ultimo centesimo.
Anche Colpé, Max Colpé era uno scrittore amico di Billy Wilder che era entrato in contatto dopo il successo clamoroso dei 2 film di Rossellini, attraverso Marlene Dietrich, che sapeva di questo progetto sulla Germania, era entrato in contatto con Roberto Rossellini. Anche Colpé sembra sia costretto a vivere molto avventurosamente per riuscire a rimanergli vicino e a lavorare con lui. Parigi, 4 luglio, una lettera a diario. Da quanto ho potuto capire ieri debbono essere sorti dei malumori tra Roberto e Colpé. Ieri pomeriggio e poi ieri sera, dopo aver accompagnato Roberto, Renata e Colpé alla stazione, ho passato varie ore insieme a Marlene Dietrich, a Basilio e ad un tipo nostro simpatizzante di cui non ricordo il nome. La Dietrich, che è molto simpatica e materna, tra virgolette, per quanto faccia lampeggiare di tanto in tanto da sotto la vestaglia le sue ancora magnifiche gambe. Eravamo a George, andavamo a trovarla all'albergo George. Mi ha detto molte cose interessanti su Roberto, sul cinema italiano, sugli scioperi ad Hollywood, sui suoi viaggi al seguito dell'armata americana durante la guerra, intramezzando la sua conversazione con continue dichiarazioni di simpatia per il comunismo, per i russi, eccetera. Anche lei è piuttosto impaurita dalle follie di Roberto. Capisce che un uomo di ingegno non può condurre una vita da piccolo borghese, ma trova che Roberto esageri un po'. Gli è molto affezionata e sarebbe veramente la donna adatta per lui. Da giovane vedevo, non conoscevo molto, sapevo della sua situazione, sapevo, insomma, mi pareva che fosse una donna più adatta lei che la Magnani. Ma Roberto non si cura minimamente dei suoi consigli, dei consigli di Martelli, oltre che dei miei. Fra l'altro Roberto aveva promesso al marito della Dietrich il posto di direttore di produzione, l'ha fatto venire dall'America di corsa e poi l'ha lasciata a terra. La Dietrich non gli serba rancore per questo, ma non riesce a rendersi conto come Rossellini, tra virgolette, l'uomo che con il suo nome potrebbe ottenere tutto dai suoi produttori, non sia capace di imporre loro gli elementi che gli potrebbero essere più utili. A questo punto Basilio le spiega che per avere le sue personali agevolazioni finanziarie Roberto è pronto a sacrificare tutto e prima di ogni cosa gli amici, gli impegni, le promesse. Si meraviglia moltissimo per i rapporti che corrono tra Roberto e Anna, di come questa lo tratti e lo tenga in mano. In conclusione, salvo Marlene, credo che Roberto, da quello che io apprendo da questi incontri, abbia qui a Parigi pochi amici e che potrà averne sempre di meno. Anche nella troupe prevedo che sarà molto isolato. Renata è in una posizione scettica e moralistica e l'amicizia con Colpé non credo potrà durare a lungo. Basilio mi ha messo in guardia contro gli slanci iniziali di Roberto e certamente io cercherò di tenermi in una posizione di equilibrio senza abbandonarmi troppo a mia volta, perché io ero veramente terrorizzato da questi sfoghi. Ieri sera, prima di partire, Roberto mi ha lasciato 10.000 franchi, che è pochissimo per pagarmi l'albergo e il vitto di questi giorni. Il viaggio fino a Berlino, la paga l'avrò a Roma da Guarini, Alfredo Guarini, che la darà settimanalmente a mio padre. Renata e Basilio sono sicuri che non vedremo mai una lira e che torneremo a casa senza un soldo. Comunque, malgrado queste prospettive psicologiche e materiali caotiche, ti assicuro che non sono affatto demoralizzato e prontissimo, anzi, a fronteggiare la situazione. In questi 2 giorni ho parlato soltanto per 5 minuti del soggetto con Roberto e per me è stato un sondaggio molto superficiale. Le schermaglie sul lavoro cominceranno quindi probabilmente a Berlino. Io spero di partire domenica notte, ma non ne sono sicuro. Ieri ho visto Gillo, Pontecorvo, di passaggio per Parigi. Naturalmente Parigi mi ha fatto una grande impressione per quanto l'abbia vista finora a volo d'uccello. Per ora non ho molto tempo per uscire, oggi manderò una lettera anche a Peppe De Santis, fai leggere questa mia a Marcello e a Gianni, Puccini, Massimo, Mida era il gruppo degli amici di cinema, questo dirò per ora Marcello Bollero, per ora soltanto delle cartoline. Per favore conservami le lettere che man mano ti spedirò, farò una vita piuttosto movimentata e interessante, vorrei prendere appunti o scrivere un diario ma non avrò il tempo. Le lettere mi serviranno al ritorno come spunti per articoli, curiosità eccetera. Il mio indirizzo anche per Berlino è Rossellini, Hotel Rafael 17 Avenue Kléber. Su questa prima lettera poi ne leggerò un'altra, appunto una spiegazione extra testuale o contestuale.
Il film partiva da una idea molto semplice, scritta in una paginetta, di cui avevo preso visione prima a Roma perché Roberto me l'aveva lasciata e poi a Parigi. Una paginetta in cui era chiara un tipo di storia agghiacciante, direi molto più dura, in cui veniva fuori una visione della guerra e delle conseguenze della guerra molto più dura di quanto non venisse fuori. Già in questa paginetta si leggeva da Roma città verde dai paesani, una visione disperata, una visione molto amara, e diciamo che noi del gruppo di cinema legati a questa visione etica e sociale del neorealismo se n'era parlato un po' a Roma, perché allora si parlava dei progetti, si sapevano, si conoscevano i progetti di Visconti, quelli di De Sica, di Rossellini, c'era un sodalizio, una specie di tam-tam sulle idee che si sviluppavano, e quest'idea c'era parsa diciamo al di là di quelle che erano quelle prospettive appunto etico-sociali che avevano caratterizzato il nostro, che volevano caratterizzare quello che è stato detto sempre da noi un movimento, non una scuola. Questo sotto l'aspetto della conoscenza del soggetto. Il film doveva essere finanziato dalla UGC, dalla Union Générale Cinématographique, che era un ente di Stato della Francia. Poi si associò alla produzione Alfredo Guarini, il marito di Isa Miranda, che aveva avuto poco prima l'Oscar per il miglior film straniero a Hollywood con Le mura di Malapaga, che aveva girato con Jean Gabin, e quindi era insomma un uomo anche lui abbastanza sulla cresta dell'onda. Ma cos'era che, ricostruendo adesso dalla memoria, sembrava aver, a pochi mesi dall'enorme successo critico di Roma città aperta e di Paesà, sembrava aver isolato Rossellini? Proprio questa forma di coraggio, cioè un uomo nell'industria cinematografica di allora, anche in un'industria cinematografica in cui operavano uomini di avanguardia, era matematico che un uomo dopo un successo di quel tipo ambisse o facesse film con star sempre più importanti, con finanziamenti sempre più vigorosi, e che entrasse da padrone nell'industria cinematografica francese, forse americana. C'erano state delle proposte di Selznick, e quindi la delusione. Ecco, nell'ambiente cinematografico, lasciamo stare alcuni critici, coloro che avevano cominciato a scoprire Rossellini, ma non c'era un gruppo come avrebbe poi lui ritrovato il gruppo della Nouvelle Vague. C'era una critica istituzionale, c'era una produzione istituzionale, e Rossellini apparve immediatamente, a pochi mesi da quello che poteva essere un grande successo commerciale e una sua vittoria nel cinema industriale, come un uomo anomalo che era contro le regole di questo tipo, e di questo sentivano le conseguenze, e chiaramente gli amici che gli erano intorno, come potevano essere una Marlene Dietrich, che pur apprezzando le prime opere di Rossellini non pensava mai, pensava che per il bene di Rossellini si dovesse adoperare per trovargli grossi finanziamenti per fare dei film, sì, coraggiosi, ma non fino al punto di avere al centro del film un bambino, cosa che non avrebbe mai potuto permettere la possibilità di avere delle star, di fare un film che dopo qualche mese, perché Roberto ci pensava da qualche mese, stentava a trovare i finanziamenti. E quindi questo spiega il tono che questi collaboratori che gli erano vicini avevano, e che mi stupirono, perché anch'io pensavo che appunto Rossellini fosse il re di Parigi, avesse ai suoi piedi, e invece lo vedevo poche volte. Perché? Perché in realtà lui già correva dietro, perché girava con questa paginetta, e con questa paginetta non riusciva a avere i soldi né in Francia né in Italia né in Germania, perché lui mi chiamò a Parigi e mi disse vieni a Parigi, aspettami, e io stetti un mese ad aspettarlo. So che correva tra la UGC, Roma, Berlino, poi mi disse vai a Berlino, vengo domani, e di nuovo passai un mese a Berlino solo perché lui non arrivava mai. Cioè lui non è che era puntuale, dice ritardo di un'ora, ritardo di una settimana, di un mese, perché la sua operazione era anche quella di produttore, anche quella di cercare denaro.
E questo, ecco, alcune cose le ho volute dire per spiegare queste asprezze che mi parevano, per quanto io ho amato Rossellini, un po' dure da dire, ma fanno parte di una vita che naturalmente, proprio per la sua fantasia, per la sua bizzarria, ha sollevato spesso anche antipatie, anche rabbie, anche ribellioni. Leggo un'altra lettera che invece dà l'idea di come poi si lavorava, di come si arrivava a girare un film solo attraverso degli appunti. Io ricordo che quando poi si iniziò la lavorazione avevamo esattamente soltanto 15 paginette scritte, in ogni paginetta c'era esattamente, però perché la si era raggiunta con tale chiarezza, c'era esattamente l'idea di come si sarebbe realizzato l'episodio, perché l'episodio era un viaggio di un bambino nell'esperienza della sua famiglia in una grande città come Berlino, che era una città spettrale. Quando io mi trovai a Berlino nel 1947 non era successo niente, mentre in 2 anni l'Italia o altri paesi distrutti dalla guerra o danneggiati avevano avuto un'enorme ripresa. Come sapete, Berlino fino al 1948 stentò a riprendersi e Berlino era esattamente, sembrava di fare un salto indietro, sembrava di tornare al giorno successivo alla fine della guerra. C'è una lettera in cui si parla della nostra vita a Berlino. Sì, 1° agosto 1947. Caro Antonello, fortunatamente qui le cose cominciano a marciare. La prima sera Roberto era già scocciatissimo e temevo che da un momento all'altro potesse andarsene. Lui in realtà amava, era affascinato da Berlino, ma odiava questa vita a Berlino. Noi abitavamo, avevamo contatti con la Maison de France, eravamo 2 italiani in una Berlino in cui erano entrati soltanto le 4 potenze alleate, eravamo gli unici 2 stranieri anomali, per di più italiani, cioè venendo da un paese che era stato alleato della Germania, e quindi la nostra presenza stupiva sempre, stupiva anche i francesi. Si sapeva di Rossellini, l'importanza, ma insomma stupiva il fatto che i francesi ospitassero e fossero intorno a Rossellini, questo gruppo di francesi con molto rispetto, con molta, come fosse un vincitore. Rossellini era lì, importante, tutte le sere, ogni sera andavamo a cocktail e ricevimenti o presso gli americani, o lo Stato Maggiore sovietico, quello inglese, e si facevano proiezioni di paesaggi. Poi abbiamo cominciato, in questo l'ho aiutato moltissimo, a passare qualche sera strana e curiosa. Adesso ha preso ad affezionarsi a Berlino. Io ero stato 1 mese senza di lui, quindi avevo potuto vedere una quantità di posti molto suggestivi, sia per le riprese, sia come spunto per fatti che poi furono immessi nella sceneggiatura. E quindi queste scoperte, che fu forse il mio contributo più importante, più che poi scrivere, riuscirono a consolidare, a controbilanciare la sua voglia di andarsene da Berlino, anche perché la Magnani non volava, lo chiamava continuamente, quindi lui era in uno stato molto, molto inquieto, e quindi a bilanciare questo suo odio e a farlo affezionare a questa realtà di cui lui non tralasciava niente. Per realtà lui intendeva anche passare delle sere con gli amici, vedere questi ufficiali dei vari stati maggiori, captare notizie, riuscire ad avere informazioni, farsi raccontare aneddoti, eccetera. Questo pian piano assorbire. Ma ripeto, vado avanti con la lettera. Poi abbiamo cominciato a preso affezionarsi a Berlino. Soprattutto è contento di aver trovato qui un certo Treuberg, conte Franz Friedrich von Treuberg, che poi fu portato in Italia, no? Il suo vecchio amico di gioventù dell'ambiente romano mondano di 15 anni fa, ora comunista e consigliere della DEFA. Roberto ne è entusiasta e naturalmente la nuova amicizia ha determinato la definitiva caduta in disgrazia di Colpé, perché certo lui aveva queste grandi fiammate di entusiasmo che poi venivano bilanciate da ondate di antipatia per altri amici. D'altra parte, sai, come Roberto non ha ancora il coraggio di liquidare Colpé, ed allora noi siamo costretti a lavorare con strani sotterfugi, nascondendoci in casa di Treuberg, una bellissima casa moderna, sembra di stare
una villa ai Parioli e di poter trovare Piazza Ungheria fuori del cancello, lavorando la notte al copione. A me la nuova amicizia è molto utile perché a tre ci completiamo benissimo, e trovo perché vedo che appoggia alcune mie proposte. Roberto è contento di me e ha accettato tutte le idee che gli ho presentato. Il copione, relativamente al modo di girare di Roberto, ora è soddisfacente, ma allora erano una sessantina di pagine. Si è arricchito di fatti e nello stesso tempo ha una linea chiara, drammatica, un ritmo travolgente, senza respiro. Abbiamo già tutte le idee in testa e continuiamo a fare le 4 del mattino parlando ogni tanto del film, ma per la maggior parte del tempo di altre cose. Girando scriveremo i dialoghi e dettaglieremo le scene. Ti ripeto, relativamente allo stile di Roberto, il copione così com'è è a posto, io sono abbastanza tranquillo. I tedeschi sono di un oblomovismo veramente eccezionale, l'immagine dei tedeschi da allora era questa passività, proprio questa lentezza, e l'oblomovismo di Roberto, che aveva dei momenti di pigrizia ciclonica, trova qui un terreno ideale. La notte ci può capitare di trovarci senza sapere come nel mezzo di una grande villa in cui 300 svizzeri di Berlino festeggiano la loro ricorrenza nazionale, restarvi fino al mattino senza nessuna ragione precisa. Oppure ci può capitare di restare delle ore ad un tavolo insieme ad Hans Alberts e ad un tipo basso ed insignificante che poi si scopre essere il proprietario di uno dei più grandi circhi del mondo, e ti si mette a raccontare come spezza i denti agli elefanti, addomestica gli orsi e fa saltare con il pollice la porta di casa quando si dimentica delle chiavi. Questa sera ci ha invitati al suo circo e farà in nostro onore un numero speciale dei suoi elefanti. In questo circo noi trovammo Edmund, il protagonista, che era il figlio di un giocoliere. Una di queste sere avremo una cena con Ciaureli, che è qui a Berlino per un film. Insomma, il tempo vola piacevolmente anche se si dorme pochissimo. Mercoledì cominciamo a girare, faremo 3 o 4 giorni di documentario, tra virgolette, cioè di riprese carrellate che poi serviranno ai titoli di testa e ad altri momenti del film, o non serviranno, magari saranno andate al macero, anche se già quelle avrebbero costituito un documentario eccezionale su Berlino. Poi passeremo ad una scena nuova, la folla che si precipita su di un cavallo morto in mezzo alla strada, ed in un attimo se ne divide e se ne contende le carne e le ossa. Se si lavorerà a ritmo normale potremo veramente finire gli esterni qui a Berlino al massimo il 15 settembre. Ti raccomando intanto la mia situazione finanziaria, so che se ne occupa Guarini. Mio padre dopo un mese non ha ancora ricevuto una lira. Va bene, posso aspettare, ma informati da Guarini se le istruzioni datemi da Roberto corrispondono al mio contratto, che è questo: un forfait di 200.000 franchi oltre le spese, da riscuotersi settimanalmente a Roma in quote da 25.000 lire, a cominciare dai primi di luglio. Ti abbraccio e salutami tutti. Poi ci sono altre 2 lettere, ma insomma, semmai quando si farà una pubblicazione, se voi sarete del parere che queste lettere sono interessanti, possono essere citate con questa spiegazione.